deciso di lavorare solo nel privato. Questo è il giro, molto semplice, 2 posti. Tra le cose che più mi piacevano era proprio lo studio del corpo umano. Diventare chirurgo plastico, estetico, a 360 Oggi gradi. sei ritenuto uno dei migliori chirurghi italiani per quanto riguarda il tuo settore. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Normalmente entriamo in azienda, camminiamo per l'azienda, facciamo vedere la produzione, eccetera, però con te è un po' più difficile Siamo qua. perché tutta la tua attività praticamente si svolge tra uno studio come questo e la sala operatoria sostanzialmente. E tu esattamente di che cosa ti occupi? Allora, io sono un chirurgo plastico, specializzato in Brasile ormai 20 anni fa, più di 20 anni fa, e ho deciso di lavorare solo nel privato, quindi chirurgia plastica nel privato vuol dire chirurgia estetica. Eh sì, in questa puntata ci occupiamo di chirurgia estetica. Siamo sinceri, nella nostra intimità, chi non ha mai pensato di farsi qualche ritocchino qua e là? E in effetti in molti non solo ci hanno pensato, ma lo hanno pure fatto. Le statistiche parlano chiaro. Nel mondo sono milioni le persone che ricorrono alla chirurgia estetica e, a parte gli americani e i brasiliani che la fanno da padrone, anche noi italiani non siamo da meno. Ogni anno cresce notevolmente la richiesta per questo tipo di interventi e la fascia di età di chi si rivolge a un chirurgo estetico si abbassa sempre di più. Il dottor Renato Zaccheddu ci racconterà come sia nata la sua passione per questa disciplina che lo ha portato fino in Brasile per specializzarsi nella miglior clinica del mondo e ci spiegherà perché, dopo aver lavorato per 16 anni in Inghilterra e aver svolto più di 9.000 interventi, sia tornato in Italia per avviare la sua impresa, affermandosi come uno dei professionisti più apprezzati in questo settore. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamola insieme. Fare chirurgia estetica vuol dire avere a disposizione uno spazio dove accogliere chi fosse interessato ad avere questo servizio e poi avere delle cliniche di riferimento alle quali portare questi pazienti e operarli e poi riseguirli dopo ovviamente nello stesso ambulatorio dove sono stati visti la prima volta, quindi questo è il giro, molto semplice, 2 posti. Molto ristretto. Sì, molto ristretto. Sì. Ma questa è una cosa che tu hai sempre voluto fare nella tua vita o a un certo punto si è accesa la lampadina e hai detto vado su questa tipologia di chirurgia? Non c'è mai stata nella mia vita un progetto o un'idea chiara a lungo termine, ma ancora prima di scegliere di fare il liceo scientifico non avevo idea di fare il liceo scientifico, ho scelto di andare una volta diplomato nell'Università di Medicina all'agosto, dopo essermi diplomato, ci si diploma a luglio, ad agosto non avevo ancora scelto dove andare, ho deciso lì di fare l'Università di Medicina perché tra le cose che più mi piacevano era proprio lo studio del corpo umano, la biologia eccetera, quindi ho detto proviamo ad andare a fare medicina. Fatta medicina, non sapevo ancora in realtà quale specialità fino all'ultimo anno fare, sapevo che più o meno avrei fatto qualcosa di chirurgico perché mi piaceva muovere le mani. Finita lo studio universitario, ho fatto, ai tempi si faceva ancora il servizio militare obbligatorio, Il famoso servizio militare. Finito 2 settimane dopo ero già in Inghilterra dove avevo deciso di portare avanti quello che era il mio sogno di diventare chirurgo. Il mio inglese era molto stentato, però ho detto vado 3 mesi, vedo com'è la situazione degli ospedali e mi faccio un'idea e vedo se quella può essere per me
la via. E sei riuscito in quei 3 mesi a fare un'esplorazione, diciamo, a mo' di vacanza studio, oppure come il classico stereotipo degli italiani che vanno a Londra, sei arrivato a Londra, ti sei messo a fare il lavapiatti intanto che giravi in giro e cercavi di comprendere? Sono andato prendendo dei precedenti accordi con gli ospedali. In Inghilterra sono molto aperti a quelli che sono le richieste che vengono dall'estero, accettano molto, li chiamano clinical attachments, sono dei periodi in cui uno sta nell'ospedale e segue i medici specializzandi, ok. li segui proprio, li aiuti dove puoi, ti danno il permesso di aiutarli, però non hai responsabilità tue Certo. particolari, se non seguirli. Quei 3 mesi per me sono stati fondamentali innanzitutto per fortificare la lingua. Ho capito che quella era una realtà che a me piaceva molto, una realtà molto meritocratica. Vedevo medici di qualsiasi nazione al mondo riuscire a arrivare ai livelli anche alti, cosa che non vedo in Italia. Sono contento di aver fatto questa scelta, insomma. E quindi lì non avevi ancora iniziato a fare la specialistica? No. No. Sei andato a sondare un po' il territorio. E dove è stata la scintilla per quanto riguarda la chirurgia estetica? Allora, questi 3 mesi li ho fatti in un reparto di chirurgia generale a Birmingham e lì ho capito che volevo fare, è stato proprio un rinforzo di questa mia decisione iniziale di stare in questo ambito, e ho iniziato a fare quei percorsi di specializzazione iniziali che hanno in Inghilterra, in cui se uno sceglie di fare una specialità chirurgica deve ruotare ogni 6 mesi in un reparto chirurgico diverso, e sono arrivati i 6 mesi della chirurgia plastica e mi è piaciuto. Andando avanti nella vita ci sono opportunità, incontri, ho incontrato un paio di chirurghi italiani oltretutto che stavano lì, che mi hanno illuminato ulteriormente su quello che potevano essere le potenzialità, e ho seguito questo percorso, insomma. Ma lasciami sciogliere un po' questa curiosità. È stato prevalentemente per un aspetto manuale o comunque un aspetto ho la visione di poter far stare meglio le persone, eccetera, eccetera, o ha influito anche l'aspetto economico di quello che poteva essere lo sviluppo di quel tipo di chirurgia? Manualmente mi riusciva bene, era un qualcosa in cui riuscivo a eccellere. Lo stesso esercizio lo facevo più rapidamente e meglio da subito. Quindi questa predisposizione che uno può avere o non avere, è stata una spinta forte per me. Ho detto, forse questo è un qualcosa che io devo, perché non l'avevo cercata e me la sono trovata lì. Ho detto, forse è questo il campo in cui devo andare avanti, e sono andato. Poi ovviamente la chirurgia estetica ha anche possibilità di guadagno, eccetera. Tutti inutili fare l'ipocriti, anche questo è una spinta che poi è venuta. Nel momento in cui sboccia questo amore e comprendi che quella è la strada, quali sono i passi successivi? Ti dicevo di questi 2 chirurghi, colleghi, amici, che mi hanno detto, guarda, se vuoi imparare la chirurgia estetica, questo non è il posto. Qua puoi imparare la chirurgia plastica, ricostruttiva in generale, però devi andare in un posto solo, che si trova a Rio de Janeiro. Lì c'è un professore, si chiama il professor Pitangui. Vai lì e fai la scuola di specialità lì in chirurgia plastica, e lì effettivamente è un altro centro di eccellenza totale, assoluto. Si vive proprio in un'altra dimensione lì, per le connessioni che c'erano, per il modo di insegnare, per il modo di farti operare, perché poi il chirurgo deve operare, non può fare una scuola di specialità e non operare e solo guardare il professore che opera, ma deve operare lui. Okay? È una grossa differenza questa, che non viene considerata, e uno la guarda, uno pensa specializzato in chirurgia plastica, no, non avviene questo se durante quegli anni di specializzazione, se non hai tu come primo operatore fatto quello che devi fare. E lì c'era tutto un sistema di istruzione tale che per cui gli specializzandi che entravano assistevano gli specializzandi più anziani, il tutto supervisionato dall'esterno, lì che guardavano, no, fai questo, fai quell'altro, da dei professori della scuola che dicevano, che li seguivano. Poi se c'era qualche problema entravano in gioco loro, ovviamente ci mettevano poco, però è un qualcosa tutto di molto controllato, in cui tu riuscivi a pian pianino emergere, avere sempre più responsabilità nel fare le varie parti dell'intervento, fino a riuscire a farlo completamente, e poi lo facevi più volte con la ripetizione fino a diventare abile in questo. Per arrivare all'eccellenza c'è bisogno di due
situazioni che ci devono essere entrambe. Una è il talento, quindi la propensione a quel tipo di attività che può essere fisico o intellettuale. Vale per tutto quello che è il sapere umano. E poi la ripetizione di questa. Una volta presa l'arte da dei maestri che sono capaci di insegnarle, sono loro a loro volta messi molto bene nell'insegnare, una volta raggiunto quello è solo questione di ripetere tante volte per arrivare a un livello di eccellenza. Ripetere. Talento a parte, per eccellere in un campo è necessario dedicargli tempo, molto tempo, e ripetere esercizi, concetti e gesti. La ripetizione ci permette di consolidare le conoscenze e automatizzare le abilità. Pensate che esiste anche una teoria chiamata la teoria delle 10.000 ore, che dice che per diventare un esperto in qualsiasi settore ci vogliono almeno 10.000 ore di pratica. Poi non tutti vinceranno la medaglia d'oro alle Olimpiadi, non tutti sono Messi, Ronaldo, per fare degli esempi molto conosciuti, però l'impegno e la ripetizione ti portano a un alto livello. Se poi sei anche talentuoso, arrivi a un livello molto alto. Come mai, secondo te, o comunque dalla tua esperienza, in Brasile si è sviluppata così tanto questa specializzazione in qualche modo? Penso che molto abbia a che fare il fatto che loro stanno in una regione tropicale, quindi sempre al caldo, sempre spogliati, sempre in spiaggia, e come se noi fossimo sempre ad agosto, insomma. Avremmo molta più cura del nostro corpo, perché dovremmo andare sempre in spiaggia. Se uno va solo 2 settimane all'anno, per quelle 2 settimane si mette a maglietta, fa 2 cose, fa la dieta dell'ultimo mese per essere... Poi dopo da settembre si comincia la routine precedente, poco virtuosa, diciamo così. In Brasile non puoi fare questo, in Brasile devi essere al top sempre. Oggi sei ritenuto uno dei migliori chirurghi italiani per quanto riguarda il tuo settore. Come sei arrivato qui, da quel Brasile ad oggi? Dopo essermi specializzato col professor Pitanghi, sono tornato in Inghilterra e lì ho lavorato in una realtà ospedaliera privata. Loro facevano con investimenti importanti di pubblicità mensile, raccoglievano pazienti da tutta la nazione e venivano operati in 1 o 2 centri nazionali, e lì quindi tu arrivavi lì e operavi e ti trovavi i pazienti che ti dava la clinica, quindi non erano in realtà tuoi pazienti, è come un medico di un ospedale pubblico che opera chi c'è, no? Stesso eravamo noi, solo che facevamo chirurgia estetica, ma dalle 8 di mattina alle 8 di sera, quindi si facevano 7, 8, 10 casi al giorno a volte per tanti giorni. Quindi si facevano numeri esorbitanti, e questo l'ho fatto per 15-16 anni di lavoro di questo tipo, e questo mi ha dato quella ripetizione di cui parlavamo prima. Aver fatto migliaia di casi vuol dire aver ripetuto il gesto tante volte, vuol dire aver avuto complicazioni varie volte, perché non esiste un atto medico senza le complicazioni, non è possibile. Chi dice che non ha complicazioni sta mentendo. Il gestire una complicazione è frutto dell'esperienza, non viene insegnata, perché non sono momenti belli quelli per il paziente, quindi stare a seguire con frequenza, sentirli al telefono, vederli con frequenza e saper gestire tecnicamente la complicanza è fondamentale, fa parte dell'essere chirurgo a tutto tondo. Okay? Questo viene dato dall'aver operato tanto, insomma. E più hai operato, più sei capace di fare queste cose. Assolutamente. Le persone, i professionisti di un determinato livello, imprenditori, eccetera, eccetera, tendono a uscire dall'Italia e andare verso l'estero. Tu invece in qualche modo negli ultimi anni hai fatto il percorso inverso. Come mai? Dove è arrivata la scelta? La scelta era che dopo tanta esperienza volevo avere la mia di attività. La mia scelta era di diventare chirurgo plastico, estetico, chiamiamolo come vogliamo, privato a 360 gradi, quindi occuparmi non solo della parte puramente medico-chirurgica, che è la mia competenza, la mia abilità, la mia skill, ma anche della parte imprenditoriale che deve accompagnare per forza questa attività. Ci devono essere 2 professionisti in uno. Quando si decide di lavorare privatamente. Non è che arrivi lì, apri lo studio e arrivano
perché se a grazia ricevuta i pazienti sono lì che bussano alla porta, Certo. non avviene questo. Che tu puoi essere il più bravo del mondo, ma se non lo sanno gli altri non serve assolutamente a niente, le tue abilità non potranno essere al servizio di nessuno, Certo. quindi devi farlo sapere, devi in qualche modo venire fuori dal guscio e far sapere le persone. Quindi non esiste che uno apra uno studio perché magari è più eticamente corretto non farsi la pubblicità, perché no, il medico non deve fare tutte queste cose che si sentono ogni tanto. È una sciocchezza, perché se tu hai un buon servizio e sei capace in quello che fai e la qualità di quello che offri è alta, è importante che tanta più gente lo sappia. Certo. E poi scelga se venire da te o meno, tanto le opzioni sono tante, però almeno fallo sapere. Fallo sapere! Devi fare sapere che esisti. Nessuno ti verrà a cercare, semplicemente perché non sanno che ci sei. Farsi pubblicità non è il male. Anzi, la pubblicità per un'azienda, un'attività, un professionista è il carburante che permette al motore di girare. Spesso si pensa che chi si fa pubblicità lo faccia perché il suo prodotto o servizio è scadente. Ma pensaci, è l'esatto contrario. Se il mio prodotto o servizio fosse scadente, non vorrei farlo sapere a tutti. Al contrario, come dice bene anche Renato, se il mio prodotto o servizio è un'eccellenza, ho il dovere morale di farlo conoscere al mondo. Nel tuo settore, come posso io, che sono interessato a magari sistemarmi il naso, se sono una donna, a rifarmi il seno in una determinata maniera, quali sono gli elementi che mi possono aiutare a districarmi un po' in questo mondo e a cercare di comprendere anche dove posizionarmi? Non potendo uno valutare il talento naturale, e non lo potrà mai valutare a meno di essere un chirurgo e andare in sala operatoria a vedere quel chirurgo operare, cioè non basta essere medico, devi essere un chirurgo, quindi capire di chirurgia, di come uno muove le mani, andare in sala operatoria e vedere quel chirurgo che opera, allora gli puoi dire se è talentuoso o meno, però questo non è fattibile per un... Allora devi vedere la parte della ripetizione. Ripetizione vuol dire tanti interventi eseguiti. Per fare gli interventi ci vuole tempo. Se uno si specializza a 32-33 anni, che quello è il tempo, non può dire a 34 anni di aver fatto 5.000 interventi, non è credibile. Okay? Per fare un certo numero di interventi, che possono essere un chirurgo buono, senza esagerare, 150-200 pazienti all'anno operati. Ecco, non è che uno si specializza, arriva subito, ci vuole qualche anno per farsi conoscere, eccetera, certo, e arrivare a quel livello di quella velocità di crociera, no? Quindi prima di dire di aver fatto migliaia di casi, io se dovessi operarmi, non andrei da uno di 32 anni o 33, ma per quanto bravo possa essere, non c'è quell'esperienza, non mi fiderei. Se dovessi io pagare, se uno capita in ospedale perché ha l'appendicite, vabbè, quello che è, ma se uno sceglie e paga per l'intervento, io andrei da uno che qualche anno ce l'ha, qualche capello bianco in testa ce l'ha. Visto quello è importante, si dice sempre che ci sia specializzato in chirurgia plastica, eccetera, sì, va bene, però deve essere un chirurgo plastico che ha fatto tanta chirurgia estetica, cioè che ha fatto tante volte la mastoplastica additiva, la rinoplastica. Un chirurgo plastico che ha fatto ricostruzioni dell'arto inferiore per tutta la vita, anche se è chirurgo plastico, siamo capiti. Ecco, l'altra cosa che il paziente deve vedere è l'assistenza che ci sarà prima, ma anche dopo. Okay? L'assistenza prima, chiaramente prima dell'intervento tutti sono bravi, gentili, belli, devono ancora ricevere il compenso e quindi sono tutti belli. Il problema è dopo. Dico questo perché ricevo continuamente email, messaggi sui social, chiamate di pazienti operati una settimana prima, 2 settimane prima, che chiedono informazioni sulla gestione del post-operatorio. Io dico, ma il tuo chirurgo dov'è? Cioè, il post-operatorio è una fase molto delicata in cui il paziente... Allora, uno fa un intervento e si immagina, sai, il seno nuovo, si immagina in vacanza col costume, il vestito nuovo, la sera, con gli amici, eccetera, fidanzato, fidanzata, eccetera. Tutto bello, però per arrivare lì c'è una fase post-operatoria importante di settimane, a volte qualche mese anche, in cui non è ancora tutto bello, in cui bisogna accettare che ci sono alcune situazioni in cui il paziente è psicologicamente molto labile
e in cui bisogna esserci in quell'essere del paziente molto, molto fragile, no? E lì bisogna esserci, anche se si è già ricevuto il compenso, lì bisogna esserci con presenza forte, chiamando, sentendoli, vedendoli con frequenza e sempre più frequenza se necessario. E quindi il paziente deve, oltre ad aver stabilito il chirurgo, eccetera, una volta deciso, ok, com'è il vostro percorso post-operatorio? Esattamente quante volte mi vedrete? Quando mi vedrete? Che giorni? Io mi opero questo giorno, in quali giorni verrò da voi? Se ho un problema alle 2 di notte, qual è il numero che chiamerò? Chi mi risponderà a quel numero? Ecco, tutte queste sono domande che devono fare i pazienti prima dell'intervento. E quali sono stati i primi passi che hai fatto per proprio dire adesso mi sgancio dall'Inghilterra, rientro in Italia, apro la mia attività per cui mi trasformo da chirurgo a chirurgo imprenditore? Dire al mondo che ci sei, che esisti, no? E questo è. Quindi è iniziato così, usando i social, all'inizio tutto col cellulare in mano, tutto a zero costo, perché anche all'inizio quando si inizia non è facile perché non ci sono entrate, no? Certo. Okay. Quindi si cerca di fare tutto spendendo il meno possibile e quindi scrivendo delle cose, aprendo un sito web, si prendono accordi con delle agenzie che ti facciano un po' di pubblicità, si fanno dei video, di solito col cellulare, in qualche modo, insomma, e pian pianino poi uno capisce che deve ottimizzare questa cosa per alzare il tiro sostanzialmente. Certo. Siamo in tanti, quindi non è semplice emergere e quindi per emergere uno deve anche investire, tirare fuori tanti bei soldini, certo, che non sono percepiti da chi ci guarda da fuori. Ci vogliono tanti soldi per esistere online, però è un passo inevitabile, obbligatorio, perché non c'è altro modo. Uno sa che nel proprio budget ci deve essere una parte che deve essere dedicata al marketing. Per emergere bisogna investire, tirare fuori tanti bei soldini, dice Renato. Ma quanti sono questi soldini? La risposta corretta, come sempre, è dipende. Non c'è una formula standard. Per però darvi un'idea di massima, possiamo identificare una percentuale sul fatturato che va dal 3 al 10%, ma anche decisamente oltre. Per le aziende più piccole in crescita, la percentuale deve essere quanto più alta possibile, mentre per quelle più grandi possiamo scendere anche a 3-5%. C'è poi da aggiungere che dipende dalla fase in cui ci si trova. Se si è in fase di start-up, gli investimenti per il marketing devono essere più importanti rispetto a quando si è già consolidato un mercato. Non è sempre detto che spendendo di più ho un servizio più elevato, ma è abbastanza comune che un servizio più elevato di qualità maggiore mi costi inevitabilmente di più. No, questo è verissimo, soprattutto di questi tempi di turismo medico, perché uno è low cost, perché sicuramente risparmia su qualcosa. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Se no non guadagni niente, cioè nessuno è lì per fare beneficenza. Sottoporsi a un intervento con degli esiti potenzialmente permanenti sul proprio corpo e quindi non correggibili, scegliendo il risparmio, quindi aumentando di molto le possibilità che qualcosa vada male. Non vuol dire che se uno spende tanto non ci sono complicazioni. Ma riduciamo? Le riduciamo molto e di solito quando un chirurgo ha tanta esperienza, il chirurgo si distingue da uno con esperienza da un altro che non ne ha e che ha un numero di complicanze ridotte e di minore entità, ok? Quindi più correggibili, più risolvibili. Uno sceglie di andare in una clinica poco strutturata, magari neanche una clinica, magari uno studio medico, dove si risparmia sui farmaci, sul materiale, si risparmia su tutto in realtà. E il mio consiglio è poco alla volta risparmiare, aspettare magari 2 o 3 anni e farlo in situazioni di sicurezza maggiore e soprattutto con garanzie di essere seguiti, di essere visti dopo, perché non è come comprare un abito. Io dico che l'intervento di chirurgia estetica è addirittura più impegnativo che comprare una casa, cioè non una macchina, una casa, perché la casa
Dice, uno la compra, spende 300, 400, 500 mila e se poi non gli piace, me la vendo. Ma quando hai un danno permanente sul tuo corpo, non è che torni indietro, e cioè te lo tieni. E a volte sì, si possono fare le chirurgie di ritocco, di revisione e si riesce più o meno a mettere a posto le cose, altre volte no. E quindi l'impatto, il valore della cosa è molto alto. Certo. Okay? No, intanto che parlavi mi veniva in mente questa immagine che mi regalò una persona tanti anni addietro. Mi fece l'esempio della torta tagliata. Sì. Tu hai una torta che nel momento in cui la tagli per fare le fette, tu puoi anche decidere di rimettere insieme le fette, ma la torta ormai è tagliata. Esatto. Cioè non puoi più tornare alla situazione di partenza in cui hai la torta intera. Cioè quello ormai è andato, finito. Esatto. No, questa è una bella metafora. Qual è stato il momento più complesso che hai vissuto in cui magari ti sei sentito anche un po' perso, anche un po' non so effettivamente se le scelte che ho fatto sono quelle che mi porteranno poi a raggiungere quello che effettivamente voglio raggiungere, eccetera, e in che modo hai superato quel momento, l'hai affrontato? Allora, dopo aver fatto questo lavoro, non come attività mia privata, però in ospedali privati, per tanti anni ero abbastanza forte delle mie conoscenze, cioè quello c'era, era una sicurezza. Il punto è stato dopo un annetto e mezzo in cui ho deciso di intraprendere questa strada come attività mia privata, in cui vedevo che sì, i numeri aumentavano e dicevo ok, sì, aumentano perché sono sul territorio, però vorrei che aumentassero un po' di più, vorrei riuscire ad avere più volume. Penso di poterlo gestire e vedevo che non era facile, a volte c'erano dei mesi che andava bene, altri mesi un po' meno, quindi mi sentivo molto in balia del caso, mettiamola così, insomma. Quindi volevo capire se ci potessero essere dei sistemi per strutturare di più la cosa, quindi ho cercato di studiare questo aspetto della gestione dell'attività imprenditoriale, nel mio caso nel settore sanitario, rivolgendomi a varie fonti, insomma, per cercare di capire come ottimizzare e rendere più controllabile tutto il processo, insomma, di acquisizione del cliente, gestione, eccetera. Insomma. Ma sei arrivato in quel periodo a proprio un momento, tra virgolette, di crisi, in cui in qualche modo ti sei sentito un po' non so che pesci prendere e di conseguenza sei andato a cercare informazioni, oppure è stato un processo più naturale? No, crisi no, direi di no, processo naturale, insomma, di volere ottimizzare quello che già stavo facendo. Qual è il suggerimento che ti sentiresti di dare a un altro imprenditore che ci sta guardando oggi e che o sta pensando di lanciarsi in una nuova attività o sta pensando di aprire una nuova linea di business, un'altra attività, oppure si trova in un momento un attimo di impasse nel cercare di comprendere che cosa fare? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Renato si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo preso da questa esperienza e che ci fanno affermare che sì, questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Prendere decisioni rapidamente. La decisione più difficile è spesso quella di agire. Non importa se sbaglierai strada, anzi, questo con tutta probabilità accadrà. Ma grazie alla capacità di prendere decisioni rapidamente potrai rapidamente correggere il tiro. Rimanere immobili davanti ad un bivio è sicuramente la decisione più sbagliata che puoi prendere. 2. Formarsi dai migliori. Spesso in un percorso tradizionale di studio non possiamo scegliere da chi apprendere, ma crescendo le cose cambiano e la nostra decisione dovrebbe essere solo una: formarsi dai migliori. Quando Renato ha scoperto dove si trova il miglior maestro del suo settore, non ci ha pensato un attimo, ha preso l'aereo ed è volato in Brasile. 3. Investire sulla visibilità. Hai un prodotto o servizio che può soddisfare le aspettative del mercato? Lo devi comunicare, devi farlo sapere a quanta più gente possibile. Devi acquistare il tuo spazio nei mezzi di comunicazione e sui social e far vedere che esisti. Tutto questo ha un costo? Certo! Ma che senso avrebbe avere il miglior prodotto o servizio del mondo se nessuno lo sa?
Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che hai trovato più interessanti e magari quelli che applicherai da domani nelle tue attività. Nel frattempo mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa puntata, perché la settimana prossima ci sarà una puntata molto interessante. L'azienda che racconteremo si occupa di cover, pellicole e non solo. Ma no, non si occupa di cover e pellicole per gli smartphone, ma non voglio spoilerarti niente. Continua a seguirci e scoprirai tutto nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Renato e noi ci rivediamo la settimana prossima. Sicuramente il sapere conoscere bene ciò che si offre al mercato e farlo con la più alta qualità possibile è fondamentale. Non basta, ma è fondamentale. Quindi studiare di più per ottimizzare il servizio che si offre dal punto di vista della qualità è fondamentale. Poi sicuramente bisogna avere una conoscenza anche generica, non è che uno deve sapere i tecnicismi di quello che avviene quando si vuole far conoscere questo servizio agli altri, certo. Perché lì è tutto lì il discorso, insomma. Quindi se uno non ha conoscenza di queste cose, non affidarsi al cugino, all'amica, alle solite cose, no? No, c'è un amico che ti fa le alze, l'altro fa. C'è tutta gente senza competenza, senza storico, senza che però si propone come il più grande esperto, insomma. Ecco, cercare di evitare questo. È errore che io ho fatto, questo, ascoltare un po' di gente fuori posto, perché si propone, no, lo faccio anch'io questo, dai, ti faccio pagare meno. Non risparmiare sulla qualità dei professionisti, dei collaboratori a cui ci si rivolge, questo è fondamentale. Renato, è stato un grande piacere fare questo viaggio all'interno di questo mondo di cui sentiamo tanto parlare, ma in cui ci sono informazioni, pregiudizi, false idee o quant'altro, per cui spero che questa chiacchierata possa essere molto di aiuto e di ispirazione, sia per quanto riguarda la tua storia imprenditoriale, ma anche proprio per avere un po' più luce sul mondo della chirurgia estetica e della chirurgia plastica. Per poter entrare in contatto con te, per poter in caso contattare, valutare il tuo servizio, il tuo supporto, eccetera, eccetera, sito internet che mettiamo qui sotto è? www.drzchirurgiaestetica.it. Fantastico. Lì trovano tutti i contatti, è molto facile, quindi molto bene. Chi volesse. Bene. Ci sono. Renato, è stato un grande piacere. Piacere. E vivere la vita con... Molto bene. Possiamo anche, facciamo una roba. Un viso, porca piccola. Sembra fatto apposta, prima non inciampavo. Volermi migliorare anche come imprenditore, Perfetto, è arrivata... Lasciamola... È partita proprio qui sotto, bella precisa. Sembra proprio sotto la finestra. Sta pensando in camera? No.